Ma Jonathan David segnerà davvero più di Vlahovic? Oppure il problema sta a monte? Beh ragazzi, bentornati, ringrazio subito tutti quelli che si stanno iscrivendo, avanti tutta, e mi raccomando lasciate un mi piace ma un commento qua sotto, perché durante questo video come al solito vi porrò qualche domanda e voglio veramente confrontarmi con voi. Allora, oggi si è ufficialmente presentato l'attaccante canadese della Juventus, soprannominato come ormai sono tutti Iceman. Ma prima di parlare di lui e di entrare un po' più in dettaglio su quella che è la prima sensazione riguardo al nuovo attaccante della Juventus, vi voglio fare una domanda che è semplice, ma credo che sia anche abbastanza scomoda. Allora, ieri abbiamo parlato della difesa della Juventus e quale sia la percezione riguardo a quel settore che in questo momento sembra ancora incompleto. Però io vi chiedo, chi mette ad oggi i nostri attaccanti in condizione di segnare? Vi faccio questa domanda perché al di là della situazione Vlahovic, che sappiamo è complessa e insomma ormai ne parliamo da tempo, Vlahovic ha deluso sicuramente in campo più di qualche volta, ma non solo per quanto riguarda le prestazioni che sono andate incalando, quando invece si aspettava che andassero in crescendo, ma credo soprattutto anche dal punto di vista proprio dell'atteggiamento. Un atteggiamento di Vlahovic in campo che è stato a volte molto disponente ed è quasi sembrato completamente scollegato dalla squadra in più di un'occasione. Però in realtà, se dobbiamo essere onesti, non possiamo ignorare il fatto che il centrocampo della Juventus non fornisce palloni di qualità. Quante volte ci siamo trovati a leggere le statistiche e a vedere dei calciatori come Vlahovic in una partita hanno toccato 9, 10, 11 palloni. Poi per carità anche perdendone il 60%, però mi chiedo cosa ne pensate di questa situazione, perché secondo me è difficile in qualsiasi tipo di squadra, non importa se ti chiami Jonathan David, Kolo Muani o chi che sia, è difficile fare reparto da soli. Cioè si chiede comunque a questi calciatori di toccare due palloni e di segnare un gol a partita. Per carità, poi andiamo a vedere le statistiche di Haaland e insomma vediamo che a volte lui ne tocca 20 di palloni, 18 e comunque fa il suo gol, 2 gol, 3 gol. Però c'è anche da dire che bisogna guardare la qualità di questi palloni. Quante volte la Juventus è stata in grado di mettere questi calciatori a tu per tu con il portiere? Ecco, io credo che questo sia un qualcosa che vada analizzato, perché se togliamo Ildiz, che comunque è un calciatore di qualità, ha visione, ha tecnica, ha anche velocità, il nostro centrocampo, chiaramente Ildiz non è un centrocampista, ma voglio dire chi supporta le punte, è abbastanza povero di idee, nel senso i due Thuram e Locatelli, per quanto possono essere giocatori di Liga, e voglio dire Thuram ha dimostrato che qualche volta anche dei colpi, ci aspettiamo che quest'anno possa anche crescere per quanto riguarda quella caratteristica e la capacità di segnare, anche perché sennò veramente non segna mai nessuno. Mi sembra che manchi proprio qualcuno che possa andare ad aumentare un po' la qualità media della giocata, ma soprattutto di essere in grado di fornire palloni davanti alla porta. Insomma, abbiamo parlato anche di questa situazione insomma di Kolo Muani, abbiamo parlato della Juve, del fatto che alla Juve serva sicuramente un altro attaccante, però siete convinti che basti cambiare l'attaccante? Cioè sarà quella la soluzione, cambiamo attaccante e dall'oggi al domani iniziamo a segnare il 20-30% di gol in più e mettiamo la punta in condizione di segnare, oppure serve davvero cambiare qualcosa dietro, perché secondo me il problema è tutto lì. Manca la qualità a centrocampo, mancano gli uomini giusti e ad oggi credo che nonostante si possa cambiare l'interprete là davanti, penso che comunque il risultato possa non cambiare. Io la vedo così, poi vi chiedo una vostra opinione, perché magari invece con l'approdo di David e magari con anche l'obiettivo Kolo Muani le cose girano in maniera diversa. Io capisco che Kolo Muani debba in questo momento essere la priorità e credo che questa debba essere la priorità nonostante la situazione della Juventus. Si è capito ormai, l'avete capito tutti, non c'è bisogno di venire su questo canale per comprenderlo o andare su altri canali YouTube, è chiaro che la Juventus deve vendere prima di comprare. Questa è una filosofia che la Juventus porterà avanti anche a costo di sacrificare un'altra annata, perché l'obiettivo è quello di andare a togliersi dal bilancio e dal peso che hanno un sacco di calciatori che continuano in realtà ad accumularsi. E ripeto,
L'obiettivo deve essere Kolo Muani, non ci sono altre alternative, anche perché Kolo Muani servirebbe un po' per spingere Vlahovic fuori dall'equazione e per magari velocizzare un po' le sue scelte anche in chiave di partenza. Si è parlato di Milan, ad oggi non c'è ancora un'offerta ufficiale, sappiamo che comunque l'entourage del giocatore e comunque la squadra rossonera sono in contatto, però serve chiaramente andare a occupargli il posto per dargli quella spinta. Ma secondo me, se non investiamo su un centrocampo di qualità, un centrocampo che abbia non solo la capacità di fare diga, ma anche di qualità, secondo me noi faremo un errore dove anche quest'anno andremo un po' secondo me a mangiarsi le unghie e a sentirci un po' inadeguati in quella zona del campo. Oppure ci può essere anche un'altra opzione. L'altra opzione potrebbe essere quella di decidere, anche se è chiaro che non sembra questa la situazione in questo momento, di andare a valorizzare chi si ha. Cioè, se adesso si sente parlare di un Thiago Giallo, e Rugani spero veramente che rimanga, ma anche di un Thiago Giallo che è in fase di valutazione da parte dello staff, da parte di Tudor, perché è già lì, è disponibile, è della Juve, andrà a scadenza, ma comunque è un calciatore che si ha nelle mani in questo momento. Beh, allora mi chiedo come mai non andare a rivalutare altri calciatori, a parte il solito con Miners di cui abbiamo parlato insomma da un bel po' di tempo, ritorna anche su Douglas Luiz, nonostante la situazione di ritardo al ritiro, nonostante i problemi che ci sono con insomma la società in generale dopo una situazione così spiacevole, però mi chiedo, non è forse il momento di andare a rivalutare anche alcuni di questi calciatori? Comunque vi lascio così, adesso datemi insomma qualche feedback, fatemi sapere cosa ne pensate, però parliamo adesso di Jonathan David, perché oggi è stata la sua giornata, la giornata del canadese, e si è presentato in una conferenza stampa con uno stile molto sobrio, glaciale, come da nome Iceman, e ha dato frasi chiare e molto dirette. Io adesso non starò qua a leggervi tutte le domande e le risposte di Davide, anche perché la conferenza, ve lo dico, è stata abbastanza, questa opinione mia, molto sottotono, ma anche noiosa in alcuni punti di vista. Non c'è stata quella carica che forse mi aspettavo, anche se comunque questo è Jonathan David, prendere o lasciare, e alla fine ci interessa anche poco che lui sia uno di quelli che parla davanti alle telecamere, a noi alla fine interessano i gol, però lui ha detto le cose importanti e cose che i tifosi si vogliono sentir dire. La prima, il mio lavoro è fare gol. La seconda è che ho scelto la Juve e non ho avuto dubbi. Infatti quando gli chiedono avresti potuto andare in Premier, lui ha detto guarda, io avevo come priorità andare alla Juventus. La Juventus gioca in Serie A, quindi essere in Serie A è una conseguenza di aver scelto la squadra che preferivo. Il numero di maglia sceglie il numero 30 ed è il giorno del compleanno del papà che è stata una figura importante nel suo sviluppo, papà che è colui che l'ha inserito, l'ha fatto iniziare nel mondo del calcio. Poi dice che si ispira a due grandi attaccanti come Drogba, che insomma è stato un giocatore di grandi capacità di gol, Samuel Eto'o, che ha giocato anche in Italia, ce lo ricordiamo bene. E poi dice il mio nome deriva dal fatto che io, come dice il suo allenatore, sono freddo sotto porta e questo chiaramente mi aiuta a fare gol. E si vede, insomma, se guardiamo un po' le statistiche di Jonathan David, si parla di 25 gol a stagione nelle ultime 4 stagioni con il Lille, compreso campionato e coppe, e comunque un bottino di tutto rispetto. Tudor poi tra l'altro sta provando Jonathan David come punta, ma lo sa anche lui che la garanzia di titolarità non c'è, sarà comunque un qualcosa che va guadagnato sul campo, e dalle parole di Davide, anche da qualche aneddoto raccontato durante la conferenza stampa, sembra chiaro che il lavoro duro non spaventi certo il canadese, che rimaneva anche durante il periodo in cui la squadra era immensa e giocava ancora in Canada ad allenarsi sul campo per migliorare un po' le sue qualità. E aggiunge anche un qualcosa che per la Juventus è un po' musica per le nostre orecchie, dice che è molto competitivo e, come tutti gli attaccanti, ama segnare e crede di essere nel posto giusto. Ma adesso la vera domanda che voglio fare io è questa. A questo punto, dopo questa analisi e le cose di cui abbiamo parlato, Jonathan David può fare veramente meglio di Vlahovic? Secondo me sì, può fare meglio di Vlahovic,
però solo se la Juventus metterà il calciatore canadese nelle condizioni adatte per fare meglio, altrimenti secondo me si rischia un po' di commettere gli stessi errori che si sono commessi in passato. Se la Juve lo lascia lì davanti a cercare di fare parto da solo come ha fatto con altri attaccanti e non solo con Dusan, a momenti e a volte l'ha fatto anche con Kolo Muani in tempi molto recenti, abbiamo visto che il risultato è stato una grande difficoltà da parte della Juventus di riuscire a far gol, ma anche e soprattutto di creare una condizione per quell'attaccante per poi fare bene. Ora io vi chiedo, secondo voi deve essere David titolare da subito o in caso di un arrivo di Kolo sarebbe forse meglio inserirlo in maniera più graduale? Serve prima sistemare il centrocampo? Secondo voi quali sono le vostre sensazioni in questo momento per quanto riguarda la mediana Juve e l'attacco Juve? David si è presentato, David ci ha fatto capire che comunque per lui quello che conta è il campo, ci ha fatto intendere che lui non ha scelto in base a soldi eccetera, ha scelto la squadra che gli interessava di più, che era la Juventus, e tutto il resto passa in secondo piano. Beh, in un periodo in cui alla fine sentire calciatori parlare di scelta di una squadra piuttosto che altre cose è diventato sempre più difficile, credo che comunque David in questo momento si merita tutta la fiducia, si merita anche un po' più forse di eccitazione da parte nostra, visto che ne abbiamo vista molta in conferenza stampa, ma credo che ci sia una grande aspettativa per questo calciatore, non vediamo l'ora di vederlo giocare, forse, anzi sicuramente i primi minuti arriveranno con la Reggiana nell'amichevole tra pochi giorni, e quindi ragazzi, quindi ci prepariamo, perché secondo me il mercato della Juventus diventerà più caldo dopo Ferragosto, penso e spero che prima possa arrivare Kolo Muani, non importa come, non importa perché, ma credo che sia il giocatore giusto per la Juventus in questo momento. E concludo dicendo, io sarò on the road per le prossime 2 settimane, però vi porterò comunque contenuti, vi terrò informati e vi ringrazio per avermi ascoltato. Non dimenticate di iscrivervi e di supportare il canale. Ragazzi, sempre forza Juve, un bacione, ciao!